Sono nata in una famiglia ricca e rispettata di Tyrone, in Irlanda. Ero la più giovane di 2 figlie e noi eravamo gli unici bambini della famiglia. Mia sorella aveva 6 anni più di me, quindi non giocavamo molto insieme quando ero piccola. Avevo solo 12 anni quando si è sposata. Ricordo molto bene il giorno del suo matrimonio. Sono venute molte persone. Tutti ridevano, cantavano ed erano pieni di gioia. Ma io mi sentivo triste quando mia sorella è partita con il suo nuovo marito, il signor Caru. È sempre stata gentile con me, più gentile persino di mia madre, quindi ho pianto quando è andata a vivere nella sua nuova casa a Dublino. Mia madre e mio padre non mi amavano molto. Volevano dei figli maschi e non sono mai stati davvero interessati a me. Circa un anno dopo il matrimonio di mia sorella, arrivò una lettera dal signor Caru. Scriveva che mia sorella era malata e voleva tornare a Tyrone per stare con noi e con la sua famiglia. Mi sentii triste che fosse malata, ma anche molto felice che sarebbe venuta a trovarci. Partiranno da Dublino domenica, mi disse mio padre. Arriveranno martedì sera. Arrivò il martedì ed è sembrato il giorno più lungo della mia vita. Le ore passavano lente. Ascoltavo attentamente ogni possibile rumore del loro arrivo. Il cielo diventò scuro e presto fu mezzanotte, ma non riuscivo a dormire. Aspettavo e ascoltavo. All'improvviso, verso l'1 del mattino, sentii un suono lontano, debole. Corsi fuori dalla mia stanza e scesi in soggiorno. Sono arrivati, gridai a mio padre. Aprimmo velocemente la porta d'ingresso per vedere meglio. Restammo fuori per qualche minuto. Poi lo sentimmo di nuovo, qualcuno che piangeva piano nella notte. Ma non vedevamo nulla. Nessuna luce, nessuna persona, nessuna carrozza, nessun movimento. Facemmo un passo fuori, pronti ad accoglierli e ad aiutarli con i bagagli, ma non c'era nessuno. Nessuno arrivò. Guardai mio padre e lui guardò me. Nessuno dei 2 capiva. So di aver sentito qualcosa, disse. Sì, risposi. L'ho sentito anch'io, padre. Ma dove sono? Rientrammo in casa senza dire altro. Una strana paura era scesa su di noi. Il giorno dopo arrivò un uomo con una notizia terribile. Mia sorella era morta. Si era sentita molto male domenica. Lunedì le sue condizioni erano peggiorate e martedì, verso l'1 del mattino, esattamente l'ora in cui avevamo sentito quel suono fuori, era spirata. Non dimenticherò mai quella notte. Per i 2 anni successivi vissi in una profonda tristezza. Si potrebbe dire che smisi di vivere. Non volevo parlare con nessuno né fare nulla. Poco dopo, il signor Caru sposò un'altra giovane donna a Dublino
mi arrabbiai molto. Aveva dimenticato mia sorella così in fretta. Ora ero l'unica figlia di una famiglia ricca e importante, e prima che compissi 14 anni gli uomini avevano già iniziato a visitare la nostra casa. Volevano conoscermi e magari sposarmi, ma non mi piaceva nessuno di loro e pensavo di essere troppo giovane per diventare moglie. Quando avevo 16 anni, mia madre mi portò a Dublino. Dublino è una grande città, disse. Qui incontrerai uomini più ricchi e più interessanti che a Tyrone. Possiamo facilmente trovarti un buon marito. A Dublino, lentamente, tornai a essere felice. Incontrai molte persone gentili e andavo a ballare ogni sera. Molti giovani venivano a parlarmi e mi invitavano a ballare. Mi piaceva conversare con loro. Avevo ricominciato a ridere. Non pensavo più a mia sorella ogni momento, come prima. Ma mia madre non era molto soddisfatta. Voleva che scegliessi presto un marito. Una notte, prima che andassi a dormire, mia madre entrò nella mia stanza. «Conosci Lord Glenfallen?» mi chiese. «Oh sì», risposi. «È quell'uomo anziano e poco attraente di Carilla». «Non è né anziano né brutto, Fanny», ribatté subito mia madre. «Viene da una famiglia molto ricca e importante e vuole sposarti. Ti ama». «Amarmi? Vuole sposarmi?» dissi. «Ma sta commettendo un errore, madre. Io non lo amo. Non posso sposare qualcuno che non amo». «Pensaci, Fanny», disse dolcemente. «È un brav'uomo e desidera sinceramente sposarti. Sei una giovane donna molto fortunata». Uscì dalla stanza e io rimasi seduta in silenzio per molto tempo. Lord Glenfallen era un uomo gentile ed educato. Non lo amavo, era vero. Ma mi piaceva. Parlava sempre di cose interessanti. Non mi ero mai sentita a mio agio a casa con i miei genitori, ma con lui mi sentivo sempre più tranquilla. La mattina seguente, quando vidi mia madre, le dissi una sola parola. Sì. Lord Glenfallen e io ci sposammo la primavera successiva. 2 giorni dopo il matrimonio salutammo la mia famiglia e lasciammo Tyrone. 3 giorni dopo arrivammo a Carilla e vidi per la prima volta la splendida casa di mio marito. Si trovava accanto a un fiume tranquillo, con molti alberi e fiori tutto intorno. Gli uccelli cantavano tra i rami e il cielo era di un azzurro luminoso. Rimasi accanto a mio marito a guardare tutto, sentendomi molto, molto felice. «Vieni, amore mio», disse mio marito. «Devi conoscere Marta. Lei cucina, pulisce e sa tutto sulla casa». Entrammo in casa e incontrai Marta, una donna anziana e calorosa, con occhi azzurri e sorridenti. Mi accompagnò attraverso le stanze e mi mostrò la casa. Mentre la seguivo, provai all'improvviso un'emozione nuova. La casa era piena di vita. Le donne cantavano in cucina. Gli uomini accendevano i fuochi nei salotti.
cani e gatti giravano ovunque. Sembrava un luogo pieno di gioia. «Venga con me ora, madame», disse Marta. «Le mostro la sua camera da letto. Poi possiamo portare su le sue valigie, così potrà lavarsi prima di cena». La seguii su per le scale finché non ci fermammo davanti a una grande porta marrone. «Questa è la sua stanza», disse, aprendo la porta. Feci un passo avanti, poi mi bloccai. Un freddo terrore mi attraversò il corpo. Davanti a me c'era qualcosa di grande e nero. Non sapevo cosa fosse. All'inizio pensai fosse un vecchio cappotto, in piedi lì senza un corpo dentro. Indietreggiai di scatto, spaventata, allontanandomi dalla porta. «C'è qualcosa che non va, madame?» chiese Marta. «Niente, forse niente», risposi in fretta. «Ma ho pensato di vedere qualcosa lì dentro. Ho creduto di vedere un grande cappotto nero quando ha aperto la porta». Il volto di Marta diventò improvvisamente bianco dalla paura. «Che cos'è?» chiesi. «Ora sembri tu spaventata. Succederà qualcosa di brutto», sussurrò. «Quando qualcuno vede il cappotto nero in questa casa, sappiamo che arriveranno guai per la famiglia Glenfallon. Ho visto il cappotto nero quando ero bambina e la mattina dopo il vecchio Lord Glenfallon morì. Qualcosa di brutto sta arrivando ora, madame. Lo sento». Scendemmo per la cena. Mi sentivo triste, inquieta e spaventata, ma non dissi nulla a mio marito del cappotto nero. Volevo dimenticarlo e tornare a essere felice. Il giorno dopo, Lord Glenfallon e io facemmo una passeggiata per osservare la casa e i giardini. Volevo conoscere meglio la mia nuova casa. «Mi piace questa casa», dissi, «e mi piacciono anche le persone qui. Sono felice di essere qui con te. È molto meglio che a Tyrone». Mio marito rimase in silenzio per molto tempo. Camminava con la testa bassa, pensando. Poi all'improvviso si voltò verso di me, mi prese la mano e disse: «Fanny, ascoltami. Ascoltami molto attentamente. C'è qualcosa che devo chiederti. Per favore entra solo nelle stanze che si trovano nella parte anteriore della casa. Non andare mai nelle stanze sul retro e non mettere mai piede nel piccolo giardino dietro la porta sul retro. Mai. Mi hai capito, Fanny?» Il suo viso era pallido e pieno di preoccupazione. Capivo le sue parole, ma non ne capivo il motivo. Perché era diventato improvvisamente diverso qui a Carilla. Non sorrideva né rideva più. Il suo volto era sempre turbato. Forse, pensai, qualcosa sul retro della casa era pericoloso. Ma lui non voleva parlarne, così non dissi altro. Tornammo a casa senza parlare e ancora una volta cercai di dimenticare il suo strano avvertimento e di essere felice come prima. Circa un mese dopo vidi un'altra donna per la prima volta. Un giorno
decisi di fare una passeggiata nei giardini. Era una giornata bellissima e, dopo pranzo, corsi nella mia stanza per prendere il cappello e il cappotto. Ma quando aprì la porta, vidi una donna seduta su una sedia vicino al fuoco. Sembrava avere circa 40 anni e indossava un lungo cappotto nero. Il suo viso era pallido e, guardandola meglio, vidi che anche i suoi occhi erano pallidi, completamente bianchi. Era cieca. «Madame», dissi, «questa è la mia stanza». «Ci deve essere un errore». «La tua stanza?» disse lei. «Un errore? No, non credo proprio. Non penso che ci sia alcun errore. Dov'è Lord Glenfallen?» «È di sotto, in salotto», risposi. «Ma chi è lei e perché si trova nella mia stanza?» «Di a Glen che lo voglio», disse. «Devo dirle», risposi, «che io sono Lady Glenfallen e voglio che lei esca immediatamente dalla mia stanza». «Lady Glenfallen?» «Tu!» gridò. «Tu no! Non sei tu! Non sei tu!» Poi mi colpì forte al volto. Urlai chiedendo aiuto. Lord Glenfallen arrivò correndo. Io corsi fuori dalla stanza mentre lui entrava e rimasi appena fuori dalla porta ad ascoltare. Non potevo sentire tutto, ma capivo che era molto arrabbiato e la donna cieca sembrava sconvolta. Quando uscì gli chiesi: «Chi è quella donna? Perché era nella mia camera?» Ma non rispose. Il suo viso era bianco dalla paura. Disse solo: «Dimenticala». Ma io non la dimenticai. E ogni giorno diventava più difficile parlare con mio marito. Era sempre silenzioso, sempre triste, sempre spaventato. Rimaneva seduto per ore a guardare il fuoco con i suoi occhi infelici. Non ne conoscevo la ragione e lui non voleva dirmela. Una mattina, dopo colazione, Lord Glenfallen disse all'improvviso: «Ora so la risposta, dobbiamo partire. Dobbiamo andare in un altro paese. In Francia o in Spagna, forse. Che ne pensi, Fanny?» Non aspettò la mia risposta. Uscì dalla stanza in fretta. Io rimasi seduta a pensare a lungo. Perché dovevamo lasciare Carilla? Non riuscivo a capirlo e non volevo allontanarmi troppo da mia madre e mio padre a Tyrone. I miei genitori erano ormai anziani e mio padre a volte si ammalava. Non mi avevano mai amata molto, ma volevo comunque vivere vicino a loro. Pensai a tutto per tutta la giornata e, quando mio marito tornò a casa per cena, ancora non sapevo cosa dire. Rimasi in silenzio. Dopo cena mi sentii molto stanca, così salii presto nella mia stanza. Volevo dormire bene per poter pensare di nuovo a tutto la mattina seguente. Chiusi gli occhi e mi addormentai, ma non dormii bene. Sognai ancora il cappotto nero. All'improvviso mi svegliai.
La stanza era buia e molto silenziosa. Poi vidi qualcuno in piedi ai piedi del mio letto. Una mano teneva una piccola luce. Dietro la luce c'era la donna cieca. Nell'altra mano stringeva un coltello. Cercai di correre verso la porta, ma lei me lo impedì. «Se vuoi vivere, non muoverti», disse. «Dimmi solo una cosa. Lord Glenfallen ti ha sposata?» «Sì», risposi. «Mi ha sposata davanti a molta gente». «Beh, questo è triste per te», disse lei, «perché non credo che ti abbia detto la verità. Lui aveva una moglie. Io sono sua moglie, non tu. Devi lasciare questa casa domani, perché se resti», alzò il coltello, «ti ucciderò». Poi uscì dalla stanza senza fare alcun rumore. Non dormii più per tutta la notte. Quando arrivò il mattino, raccontai tutto a mio marito. «Chi è la donna cieca?» chiesi. «Mi ha detto ieri notte che lei è tua moglie. Ha detto che io non sono tua moglie». «Sei andata nelle stanze sul retro?» chiese mio marito arrabbiato. «Ti avevo detto di non andarci mai». «Ma non ci sono andata», dissi. «Sono rimasta nel mio letto tutta la notte. È venuta lei nella mia stanza. Ti prego, dimmi cosa sta succedendo». Il volto di mio marito impallidì di nuovo. Non parlò per molto tempo. Poi finalmente disse: «No, lei non è mia moglie. Tu sei mia moglie. Non ascoltarla. Non sa quello che dice». E lasciò la stanza. Corsi a cercare Marta. Non mi sentivo più al sicuro in quella casa. Mio marito era difficile e silenzioso e non lo capivo più. E dovevo sapere chi fosse davvero la donna cieca. «Non pianga, madame», disse Marta. «Si sieda e ascolti. Quello che sto per dirle non è piacevole. La donna cieca, la donna con il cappotto nero, è morta. Lei ha visto il suo fantasma. Era la moglie di Lord Glenfallen. Era la vera Lady Glenfallen. Nessuno sa come sia morta. La sua camera era sul retro della casa. Qualcuno vide suo marito con un coltello in mano la notte in cui lei morì. Ma l'ha uccisa lui? Nessuno lo sa. Quando la trovammo, il coltello era sul pavimento accanto a lei e i suoi occhi». Marta abbassò la voce. «Qualcuno le ha strappato gli occhi dopo la morte. Forse non voleva che vedesse la sua prossima donna, la sua nuova moglie, lei». Non aspettai di parlare di nuovo con mio marito. Lasciai la casa lo stesso giorno. Avevo troppa paura per restare un minuto di più a Carilla. Sapevo che la donna cieca sarebbe tornata ancora. Sapevo che voleva uccidermi. Dissi addio a Marta, presi le mie valigie e dissi al cocchiere di riportarmi a Tyrone. Ora vivo al sicuro con mia madre e mio padre. La casa è tranquilla. Dormo bene e sono più gentili con me di prima. A volte mia sorella morta mi fa visita di notte.
Non ho mai paura di lei. Mi dice che la donna cieca mi sta ancora cercando a Carilla e vuole uccidermi per gelosia. Ma non mi troverà mai lì. Deve aspettare la prossima Lady Glenfallon.